Ti capisco, ti continui a paragonare agli altri, apri social e ogni volta che apri social stai male perché vedi qualcuno messo meglio di te, ogni volta che pensi alla tua vita pensi ma sto facendo la scelta sbagliata, sto facendo la scelta giusta, perché non ho avuto il coraggio di fare la cosa migliore, perché non ho fatto questo, sono in una situazione bloccata, mi sento perso nella mia vita, non so cosa fare. Sono tutti pensieri che non solo, anch'io ho pensato, ogni tanto penso e ci ho lavorato tantissimo, ma non devi preoccuparti perché penso il 100% delle persone al mondo pensa a queste cose o almeno le ha pensate almeno una volta nella vita. Come fare? Dopo che ho iniziato il mio percorso interiore, il mio percorso diciamo di crescita, quando avevo 20 anni ho iniziato la carriera nella moda e ho iniziato questo percorso dopo aver passato tanto tempo da solo, siccome facevo nuoto agonistico, avevo praticamente 12 anni alle spalle in cui ho nuotato per tanto tempo da solo, tanto tempo nella mia testa e nella mia squadra, cioè nella mia classe al liceo ero l'unico maschio, diciamo che ho avuto modo di non crearmi la classica compagnia di persone, di amici con cui passare l'infanzia, quindi l'ho passata abbastanza da solo. Quando ho avuto, diciamo, mollato tante cose, la scuola, la ragazza, la moto, di tutto a 18 anni, 19, il nuoto mi sono ritrovato senza niente e in quel periodo per un annetto ho avuto un periodo boomerang in cui sono stato malissimo e poi un giorno ho iniziato il mio percorso e ho detto voglio fare qualcosa nella mia vita. In quel momento diciamo che tutto quello che volevo fare era raggiungere un po' un livello materiale che mi permettesse di star bene. Era un po' nella mia testa forse un'idea inconscia di voglio dimostrare alle persone che sono anch'io qualcuno, voglio diventare una persona di successo, voglio diventare famoso e quindi bam, ho iniziato la carriera come modello, ho iniziato a fare recitazione, ho iniziato a fare canto, eccetera eccetera. Per poi quando io siccome avevo fatto nuoto, quando sono uscito la cosa che mi è rimasta più di tutto oltre alle spalle è la determinazione. Quindi dopo aver passato veramente anni iperdeterminato sulla crescita esteriore, a un certo punto arrivi a un punto in cui dici ok, a livello esteriore non ho più niente da cercare, sono sempre le stesse cose, sempre gli stessi pattern che si ripetono all'infinito e quindi ti viene in automatico cercare all'interno, quindi cercare, girarti per vedere dentro di te e di trovare una soluzione per questi dubbi, questa costante ricerca che non finisce mai. E diciamo che lì ho aperto un po' il vaso di Pandora. Mi sono accorto che la maggior parte dei miei problemi era dovuta proprio dalla paura, era dovuta dalla mancanza di coraggio, era dovuta dal voler essere apprezzato da qualcuno. Ho capito che il voler diventare un attore era collegato all'idea della fama, la fama era collegata all'idea di essere apprezzato. Il voler fare il modello, stessa cosa, l'essere apprezzato dalle persone come persona perfetta, il voler a tutti i costi imparare da 1000 libri, 1000 cose, guardare da tutti quello che stavano facendo e impararlo su di me era un modo per dire ok, la mia via mi fa paura, guardo quello che fanno gli altri e sicuramente se sono arrivati al successo vuol dire che io copiando quella cosa o prendendo spunto posso arrivarci anch'io, quindi mi assicuro di arrivarci e non c'era cosa più sbagliata, perché alla fine dei conti quello che stavo facendo era basarmi sulla paura, su un obiettivo sbagliato e sul paragonarmi agli altri. Era come se fossi in una specie di gara, immaginate una gara di atletica in cui in ogni corsia c'è un partecipante e tu sei sulla tua corsia e non puoi invadere le altre, ma io fermo all'inizio della gara, guardo tutti gli altri e vedo, vediamo se arriva quello lì, qual è la corsia migliore per arrivare prima, meglio, in modo migliore, eccetera, e quindi vedevo tutti partire, fare il loro percorso e alla fine io rimanevo sempre qua. Quindi questa cosa della paura di scegliere, di avere la responsabilità di sacrificare tutto il resto e scegliere il tuo percorso alla fine è quella cosa che mi ha bloccato, che ti fa rendere stagnante. Quindi mi sono accorto che era tutto dovuto al paragone, all'interazione sociale. E in un libro che ho iniziato a leggere è arrivato proprio questo messaggio esattamente in contemporanea. Sapete quando è il momento giusto nella vostra vita che arrivi qualcosa e dopo che sono stato male, ho rinunciato, sono arrivato a richiudere il cerchio, a ripetere gli stessi pattern all'infinito più volte, imparando, prendendo appunti, mettendo in pratica, sbagliando di nuovo, soffrendo, sbattendoci la testa migliaia di volte, persone, terapia, non terapia, percorso interiore, meditazione, di tutto e di più. Alla fine non riuscivo ad arrivare a una soluzione, comunque facevo piccoli passi, ma non riuscivo veramente a naturalmente stare bene, a smetterla di sentirmi inferiore. Finché a un certo punto tutti questi percorsi mi hanno portato a leggere questo libro, che è un libro di un filosofo giapponese, si chiama Il coraggio di essere non apprezzati, e il libro diciamo che non è stata quella forse la soluzione, ma sapete quando è un po' la goccia che fa traboccare il vaso? Sembra quella la soluzione, in realtà poi è tutto il percorso che hai fatto fino a quel momento lì e ti ritrovi di colpo, diciamo, a uscire da questa situazione. Mi sono accorto
che il sentirsi inferiori non è sbagliato, non è una cosa poi così sbagliata. Anzi, potenzialmente, perché un essere umano si deve sentire inferiore? È qualcosa nato dal bisogno esistenziale di crescita, di motivazione, di portarti a essere sempre a un livello successivo, di evoluzione. Quindi quando eravamo 100-200 anni fa in passato a guardare il nostro vicino di casa che aveva una casa migliore, un lavoro migliore, eccetera, ci paragonavamo, stavi un po' male e nella tua testa era una motivazione da dire ok, anch'io posso fare qualcosa per arrivarci. Quella è un sentirsi inferiore positivo, quindi è sano. Perché? Perché potenzialmente ti può motivare. Il problema cos'è? Il problema è l'esagerazione. Come qualsiasi cosa, ragazzi, nel mondo, alla fine dei conti sta di fatto che il problema, la matrice di tutti i problemi arriva da questa cosa qui e il problema è l'esagerazione. Perché? Perché al giorno d'oggi, soprattutto noi generazione Z, penso che siamo la prima generazione che si ritrova a dover crescere con un'identità digitale. Quindi quello che noi vediamo ogni giorno per ore e ore e ore su un telefono, sui social media, è il paragonarsi con milioni e milioni di persone da tutto il mondo e non solo, persone che mostrano esclusivamente la versione migliore di sé. A livello mentale, questa cosa è l'inferiorità di prima, ma portata a un livello talmente estremo che diventa un complesso di inferiorità. Che cosa significa? Significa che invece di motivarti ad arrivare a un obiettivo che ti puoi porre, invece di dire io guardo me stesso o gli altri e mi motivo per fare di meglio, guardi queste cose e sono talmente immense che ti bloccano. Come quello che dicevo prima, ti fanno rimanere lì. Perché? Perché quest'ansia di dover scegliere, questa paura di dover scegliere fa dare la responsabilità a qualcun altro. Ti fa di scegliere per te, ti fa inventare scuse, ti fa rimanere bloccato nell'indecisione, ti fa creare una mentalità vittimistica da dire sì, ma è vero, lui fa quello, però lui ha fatto una scuola che io non mi sono potuto permettere, quindi non arriverò mai lì, non ha neanche senso che ci provo. Sì, è vero, lui ha 1 milione di follower, però insomma ha un talento naturale che io non ho e quindi non ci provo nemmeno, continuo col mio percorso, anche se in realtà dentro lo voglio fare. Quindi è come se il tuo cervello, invece che aiutarti a motivarti a voler arrivare a quella cosa che vuoi, perché lo vuoi, ti blocca, ti ferma e inventa delle scuse, neanche delle scuse, perché alla fine lo stai gestendo te, è una cosa che ti autocrei, non sono delle scuse, semplicemente ti stai mettendo in modo tale che questo muro di dove vuoi arrivare diventa gigantesco e tutti sono lì in alto e tu sei talmente lontano da questa cosa che invece di motivarti ti fa star male. È come quando gli obiettivi devono motivarti, nel momento in cui sono troppo grandi o troppo piccoli ti bloccano, è peggio che non averlo l'obiettivo. Deve essere un obiettivo giusto. E i social media e tutto ciò porta all'esagerazione dell'inferiorità, cosa che porta a un complesso di inferiorità. Quindi è come se il tuo cervello avesse dei benefici nascosti, un modo di proteggerti per non farti star male e arrivare lì. Invece che nel libro, come ho letto, invece che essere come nella psicanalisi, ad esempio di Freud, un qualcosa basato su causa e effetto. Quindi ho avuto un trauma del passato, sono arrivato qui, come ci lavoro? Che è deterministico perché ti fa rimanere lì, sei comunque condannato a quello che è successo nel passato. Questa che è un po' la psicoanalisi, tra virgolette, un po' di Adler, va a essere qualcosa invece che lavora sull'obiettivo, quindi sul futuro, quindi potenzialmente è vero, però è qualcosa di cambiabile, perché vai a capire, ok, oggi con quello che ho, come posso invece migliorare, cosa posso fare? E se vai ad analizzare queste cose capisci che io voglio arrivare a fare, voglio arrivare a fare questo lavoro. Perché non l'ho ancora fatto? Voglio arrivarci, ma nella mia testa il mio cervello mi sta proteggendo dal fare, dal non andare lì, perché? Perché ci sono dei benefici nascosti, quello che noi chiamiamo paura. Ovvero, dici, sì ma io non sono abbastanza bravo, sì ma lui ha fatto quella scuola lì e io no, sì ma alla fine io qua sto abbastanza bene, oppure sì ma se vado là i miei amici li perdo, sì ma se vado là posso rischiare di far vedere che in realtà non sono così tanto bravo. A volte, per assurdo, la nostra testa ci impone, cioè ci protegge dal fare queste cose qua, dal fare questo salto, o per le relazioni attorno a noi, o perché qualcuno sotto sotto ne beneficia, o noi o altre persone, o per traumi del passato, o anche per non esporci alla vulnerabilità che in realtà sotto sotto noi preferiamo stare in questo limbo in cui diciamo se fossi stato in quella scuola lì magari avrei potuto fare quel lavoro lì, oppure ma in realtà un giorno se voglio posso farla quella cosa lì. È un po' un limbo in cui non fai quella cosa
ma potenzialmente ti senti bene perché potresti farla. Ma rimani sempre bloccato lì. È la paura, ti fa rimanere lì e quindi rimani nell'indecisione, non prendi una decisione. Ad esempio, una storia che mi ha raccontata per far capire questa cosa bene è questa ragazza che vuole dichiararsi al ragazzo che gli piace, ma ha un problema perché arrossisce e quindi chiede ad Adler: ma come posso diciamo combattere, sconfiggere questo mio difetto dell'arrossire, così poi posso andare a dichiararmi, perché mi vergogno andare a dichiararmi a questa persona se arrossisco. E in realtà alla fine si scopre che il sintomo di arrossire è qualcosa che si è autocreata a livello fisiologico, ma uno può crearselo a livello mentale, insomma mille cose, per come diciamo sintomo che le serviva per raggiungere l'obiettivo di in realtà non andarci, perché dentro di sé voleva magari dichiararsi, ma alla fine in realtà il suo obiettivo era quello di sì, ma se poi vado a dichiararmi, magari in realtà mi dice di no, magari faccio brutta figura, eccetera, eccetera. Quindi in realtà il suo beneficio nascosto era di poter crearsi dei sintomi, una situazione, delle scusanti per cui non andarci era la scelta migliore. Quando ho avuto invece il coraggio, quindi la psicologia di Adler è tutta basata sul coraggio, il coraggio di cambiare il proprio stile di vita, quando ho avuto invece il coraggio, dopo aver capito questa cosa, di invece dichiararsi, poi si è dichiarata e il suo arrossire è passato insieme a questa paura. E una cosa ancora peggiore è che oltre al complesso di inferiorità, una sofferenza così tale può addirittura portare a un complesso di superiorità, quindi addirittura un'identità nuova, un po' narcisistica, un po' egocentrica, in cui addirittura questa tuo non riuscire ad arrivare lì si crea un po' un sentirsi superiori o speciali o diversi dagli altri perché appunto non sei riuscito ad arrivare lì. Nel senso, vabbè, è ovvio che lui è arrivato a 1 milione di follower, cioè succede tutto a me i video non vanno bene, io sono fatto così, io sono fatto cosà, io non ho queste cose qua. Quindi è come se ti creassi una situazione speciale per te, per cui non arrivi là. Ma è un modo per sentirti speciale e quindi combattere un po' questa cosa. Oppure lui sì, è arrivato lì, però io ho fatto questo, quindi sono più bravo. Oppure sì, è vero, lui è arrivato lì, però in realtà non è così questo grande... Cioè butti giù gli altri per tirare su te. Qual è la soluzione? Innanzitutto il fatto che stai guardando questo video è già un grande passo, perché la consapevolezza di questi argomenti è già tantissimo, quindi capire perché il tuo cervello ti sta proteggendo, cioè da cosa sta cercando di proteggerti pensando quella cosa lì. Bisogna capire che il cervello funziona così. C'è una circostanza, dalla circostanza hai dei pensieri. I pensieri, il modo in cui reagisci o rispondi a quella cosa, creano delle emozioni, le emozioni creano delle azioni, le azioni dei risultati. Quindi se impari a, come si dice anche in yoga, queste cose accadono nella testa, se impari a mettere un po' mano sulla testa, quindi imparare a utilizzare questo strumento potentissimo che è la mente, a modo nostro, quindi invece di reagire con dei pensieri casuali dati da traumi e mille cose, impari a rispondere nel modo migliore, rispondi con dei pensieri in un certo modo, quindi le emozioni sono diverse, quindi le azioni sono diverse, quindi anche i risultati diversi. Quindi capire che sei responsabile su tutto. Questa cosa ti dà un potere, paura, ma potere enorme. Capire che tu ti stai creando tutto, è tutto veramente nella tua testa e quindi essendo dentro di te, se prendi in mano le redini della situazione puoi cambiarlo. Quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto, agisci con quello che hai ora. Capire quindi qual è l'obiettivo nascosto nel crearti questa vita che ti stai creando. E spesso a volte semplicemente basta un po' di coraggio nel cambiare quello stile di vita, trascendere le proprie paure. Altra cosa pratica è allontanarsi dai social e utilizzarli in modo consapevole, quindi imparare a, magari io ho scaricato un'app, penso che sia gratuita, non lo so, che praticamente ogni volta che apri social ti dice respira, ti fa aspettare tipo 10 secondi e ti dice vuoi veramente aprire i social, in modo che non li apri in modo compulsivo. Trovare insomma un tuo modo da non utilizzare i social in modo compulsivo, non usarli la mattina presto appena ti alzi, non usarli la sera prima di andare a letto e metterti in testa che quello che vedi sui social media non è vero, non è la realtà, non devi guardare quello che succede lì,
Guarda quello che succede attorno a te e paragonati solo a te stesso, al tuo percorso e quello che succede nel tuo percorso. Dai il meglio qui e ora con quello che hai davanti a te, senza calcolare mille cose, un passo alla volta. Capire anche che l'abilità di scegliere è il nostro potere più grande, che a volte è vero, fa paura scegliere perché sacrifichi tutto il resto, ma allo stesso tempo io avevo anche questo problema con la questione romantica o con la questione di scegliere il lavoro, la nicchia, il percorso. Alla fine mi sono accorto che avevo paura di scegliere perché, ma se manco la cosa giusta, in realtà è peggio rimanere in quella situazione lì piuttosto che fare un passo e ti accorgi che non c'è una cosa giusta, è un percorso che nessuno ha mai fatto finora perché è il tuo e quindi la possibilità di scegliere ed eliminare tutte le altre opzioni è ciò che ti rende unico e non c'è una scelta giusta, è la tua scelta. Non c'è qualcun altro che può vivere la tua vita, se non vivi tu la tua vita, chi è che la vive per te? Scegliere consapevolmente di dire da oggi starò bene, le scelte che faccio le faccio per me e non è una scelta egoistica, è come vi ho detto io, alla fine se tu non pensi a te stesso non ci penserà nessuno. Ed è vero che va bene servire gli altri, essere qua per gli altri, ma se non ti concentri sullo stare bene te, non hai niente da condividere di pieno, vai solo ad aver bisogno di altre persone e lì vai solo a far male. Se stai bene te, tutto attorno a te diventa bello. Accorgersi quindi che invece di voler controllare tutto attorno a te per far sì che sia perfetto e stare bene, cambi te stesso, quindi prendi la responsabilità e dici, invece di cambiare tutto, il filtro della mia mente, quello che ho dentro di me, lo cambio in modo tale che io rispondo nel modo migliore. Questa cosa magari può essere anche praticata col journaling, con questi esercizi, con la meditazione, con un esperto, ma anche semplicemente con un po' di esercizio. Magari a livello pratico non ci si accorge subito di queste cose, ma fidatevi che rimangono qua dietro nella tua mente e ogni volta che ti ritrovi in una situazione e ne sei consapevole, poi pian piano ne fai sempre più esperienza e diventa parte della tua vita. Quindi capire che ci sono cose che non puoi controllare, cose che puoi controllare e le cose che puoi controllare ci lavori, dai il massimo con quello che viene messo di fronte a te qui e ora e le altre cose le lasci andare, lasci che la vita, come si dice nel buddismo, ti passi attraverso, lasci che le cose veramente non devi fermare niente, quello che deve andare va, quello che deve arrivare arriva. E quindi dopo un po' capisci che alla fine devi solo avere quel coraggio per prendere una decisione o rimanere bloccato per sempre.